Sono appena arrivato a Islamabad alla fermata dei bus e dei taxi che portano alla valle dell'Hunza. Tra un'oretta parto e dovrei arrivare tra 15 ore. Spero ne valga la pena perché non ho idea di cosa mi aspetti lì. Voglio intervistare la tribù degli Hunza, che sono la tribù più longeva del mondo. Si dice che vivono fino a 130 anni, le donne siano fertili fino a 90 anni. Non so se sia una leggenda. Per questo voglio andare a scoprire, perché voglio capire se nella loro longevità c'entra la felicità. What's your name? Usman. Usman. Okay. Usman. Usman. Yeah, yeah. Usman. You are my best friend. Yeah. Appena messo piede in macchina e siamo subito migliori amici. E forse avrei dovuto capire sin da subito che sarebbe stato un viaggio fuori dal normale. Il mio caro miglior amico Usman credo volesse stupirmi con la sua guida alla Fast and Furious. Per tutta la notte non ha toccato il freno, non ha sbattuto ciglio e mi ha fatto davvero cacare sotto. E all'alba, per coronare la nostra amicizia, decido di farmi vivere l'esperienza di una gara di rally sul filo della morte nella strada asfaltata più alta del mondo. Ma appena arrivati a Hunza l'ho obbligato a rallentare, minacciandolo di rompere la nostra amicizia. Il panorama della catena dell'Himalaya era davvero mozzafiato. Bravissimo Usman, siamo arrivati salvi, siamo arrivati interi. Miracolo, miracle. Forse il viaggio più difficile della mia vita. Credo di aver visto la morte in faccia almeno 4 volte. Non so cosa aspettarmi da questa avventura, perché è veramente un punto di domanda enorme anche per me. Non so davvero se incontrerò quello che sto cercando. Quello che so, quello che ho studiato su questa popolazione è una leggenda o è realtà? Perché vivono così tanto? Sono felici? Scopriremo. Il popolo dell'Hunza è descritto su internet come il più longevo del pianeta. Grazie alla loro dieta composta solo da cibi naturali, lunghi digiuni, zero zuccheri raffinati e acqua dei ghiacciai, riuscirebbe a superare facilmente i 100 anni. Nel villaggio più antico della valle dell'Hunza vive anche il nonnino più anziano di tutta la tribù. Chi meglio di lui potrà svelarmi il vero mistero della loro longevità? No, it's okay, it's okay. Thank you. Giuseppe, nice to meet you. I'm here because I want to understand if what I read about Hunza people is a legend or it's true. The Hunza people live a very long life because of the lifestyle, because of what you eat, because of what you drink, and because how you live. بطريقة مناس كافي أقيم مگر هنا كا شول كمير خوشي بون تلت خوشي سبب تبلهم ك هر هنا كا ميل بلاب تلت هر هن تم خوش بم إنسان زندگی خوشیت بس می بله تو شو اسمیناست عمر دراز نومی بله. Darwish, how old are you? 91. 91. Congratulations. Yes. I see you very strong. اون نظر له مضبوط ایتبا لیکن جا گوت تیز وای مو کمزور من با. Do you think that what I read about Hunza people is just a legend nowadays? I read that Hunza people can live 130 years and women can be fertile until 90 years. Do you think that nowadays this is only a legend? من عينا بايتو جا وين وقت له اكسبيس صار ميت اويه با. So now you want to tell me that you are the oldest Hunza person in the valley? Yeah, Only one. I am the oldest Yeah. in Ganish Valley and I am 91 years old. Nice. Is there something in your life that you regret not to have done? Something that you wanted to do but you didn't do? می بله که انسان زندگی تمام تو بوت می بله لیکن هر قسم زندگی ولو بوت خوشی من یه صبا دابوت هم که فکر که یه صبا اکیون آزمایش اولا با تو بسن که باقی اتو وسیله جا یک ایون آزمایش سویا با. It's part of the life. Happiness and sadness, part of the life.
could you say that you are having a happy life? خوشی که یه صبح غم که فکرین که یه صبح ویو نر شکر صبح بوش خوشگاه جا زندگی Would you like to live more years? تمنا تو اتو وسیله باقی خدایا کل تو مهربانی بلا که دا خدایا شکر صبح دا جا گور دعا که صبح که اون عمر گور قسانم نمان قوم خدمت ورت نصیب You know, I really wish to have a very long life because I feel I can do good things and I could share my happiness to everyone. This is my goal in life, and sometimes I'm scared to not live enough to do all the things I'm thinking. So hopefully I will live as much as you. Shukriya. Good shukriya. Bud shukriya. Bud shukriya. Thank you so much. Thank you. Bud shukriya. È stato davvero un piacere parlare con Darwesh, la persona più anziana del villaggio, però non so se essere triste o felice perché avevo fantasticato questo momento da tanti mesi, mi ero immaginato di incontrare una persona di 130 anni, di incontrare delle cose fantastiche mai viste nella mia vita e invece purtroppo ho fatto tutta questa strada per scoprire che forse è solo una leggenda. La longevità del popolo dell'Hunza è solo un mito, quindi me ne sto per andare con l'amaro in bocca. Ma prima di andarmene voglio parlare con la persona più esperta sulla cultura e le tradizioni della valle dell'Hunza, che si trova esattamente lì, sul cucuzzolo della montagna. Quello è il forte della valle dell'Hunza e quindi dovrò fare tutta questa strada per raggiungerlo. La verità è faticosa, la verità è faticosa. Siamo a casa, almeno questo. Per trekking, per non sbagliare. Che vista ragazzi, che vista. Qui dovrebbe essere la guardia storica del forte. Ho letto che è qui da 30 anni. Hi, assalamu alaikum. Welcome, sir. I was looking for Ijaz. Yes, sir. Over there? Welcome. Thank you. Okay. Ijaz? Hi. Hi, nice to meet you. Yes, nice to meet you. Giuseppe. Hi Joseph, Nice to how are meet you? you. Nice to meet you. I need your help. I came here from Italy to understand if the story about Hunza people is true, about the longevity. But I'm coming back home with the bittersweet taste because I think that I came here and all what I read about Hunza people is just a legend. Is it a legend or is it true that Hunza people live more than the others? It is half true. Unfortunately, what I understand thanks to the modern changes in the world and arrival to Hunza, such changes, we started to have more and more processed food and also chemical fertilizer. This is damaging the people because what we are using as chemical fertilizers and chemical products for pesticides, it actually, the food chain, we are consuming the same bag. And that is creating a lot of sicknesses like cancer, you know. We cannot escape this and it is causing death at some point. There is little hope and people are not compromising. I can see they are developing more faster missiles, bigger aircraft, bigger bombers. Oh my God, just to kill the humans, that is all. So, but I think, you know, our only last hope is this planet Earth. People of the world must understand, don't get into these unnecessary wars and conflicts in the name of this and that. Otherwise, you know, human life is really on the risk again. Ijaz, I think that we are the only chance for this planet, and really my journey I'm trying to travel as sustainable as possible, and thank you very much for giving me more answers for my questions. Because of us, things are changing, but now I can come back home with more knowledge, thanks to you. Yeah. And now we can go to drink some apricot juice. Apricot juice. Because I read that it's very healthy. Yeah, in our coffee shop. Let's go, Okay. let's go. E questa volta è andata così. Tanta strada per scoprire che era semplicemente una bufala. Devo confessarvi che all'inizio ero davvero frustrato. Ma poi ho capito che dietro ogni esperienza, che sia positiva o negativa, ci sarà sempre un insegnamento che mi avvicinerà alla formula della felicità. Lascio quindi Hunza avendo sfatato un mito, scoperto un paradiso naturale insieme a tanti nuovi amici e avendo trovato la prossima incredibile storia che vi voglio raccontare.